Ebbene sì ragazzi, io lo sapevo già che questa cosa era in cantiere da un bel po', ma alla fine la Sword Gear ha fatto uscire la Combat Legion in versione Woodland. E in questo video voglio proprio parlarvi di questo ennesimo capolavoro. Mi ricordo ancora quando ne parlavamo in fiera con Luca. Che bella è la Legion, che capolavoro, quanto sarebbe figa anche in versione Woodland. E insomma, devono essere stati in tanti a suggerirgli questa cosa, perché alla fine la Sword Gear è uscita fuori con la Combat Legion in versione Woodland, come vi ho detto, e oggi tutti quanti possiamo usufruire dei vantaggi di questa piattaforma tecnologica, come la chiamo io, e sicuramente sarete in tanti ad essere contenti se già non l'avete scoperto per conto vostro, perché è uscita già da un po'. Diciamo che tutti quanti possiamo sfruttare i vantaggi che non soltanto la piattaforma, ma anche questo fantastico e intramontabile pattern mimetico ha da offrire. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Yeah, I told him I'ma hit it out the stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Do I got time? No cap. Made a few checks but they all in the raps. Had a few friends but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride till I hop in the back. 0 to 100 seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Allora, partiamo subito a bomba sul pezzo. Come potete vedere abbiamo l'originale pattern mimetico M81 Woodland, non qualche roba raffazzonata, casuale, replica che trovate in giro. È proprio il Woodland Camouflage Pattern Swatch, se non mi sbaglio. Uno dei pattern più longevi proprio della storia delle mimetiche, che esiste fin dal 1981, anno in cui l'esercito americano lo ha introdotto e lo ha praticamente distribuito a tutto il mondo poi degli alleati, diciamo, perché questo camouflage lo vedete in tutte le salse un po' ovunque, è veramente stradiffuso non soltanto nell'esercito americano. Il pattern è stato poi sostituito negli anni 2000, intorno al 2012 definitivamente, con altri pattern mimetici, ma comunque sia rimane ancora in voga soprattutto nelle frange dei corpi speciali. E non faccio fatica a crederlo, anche perché sicuramente la multicam rappresenta un pattern a più ampio spettro della Woodland. Ma la Woodland, ragazzi, soprattutto in determinati contesti e stagioni dell'anno, è una mimetica formidabile. Sia che siate in pieno sole, sia che siate in ombra o penombra, la sua adattabilità è veramente pazzesca, in particolar modo quando si tratta di boschi bagnati. Lì è veramente una roba fenomenale, ma anche le stagioni autunnali e invernali, quando è tutto un po' più spoglio, anche in quel periodo lì fa veramente il suo lavoro. Con i suoi 4 colori, verde, marrone, sabbia e nero, fa veramente un bellissimo gioco, ma l'altra caratteristica molto interessante è questo taglio netto che hanno i colori, che spezzano veramente la figura. Soprattutto il nero crea veramente dei tagli che confondono veramente e spezzano la figura, mimetizzandola in mezzo ai boschi.
Lo potete notare come solo il mio volto e le mie mani che non hanno un pattern siano evidenti. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Con questi pattern un mimetismo facciale è veramente consigliatissimo. Io me la sono accattata subito, pantalone e giacca combat della Legion che già avevo, presa senza partire dal via, proprio ad occhi chiusi, e sono veramente stracontento di potervela recensire qua e di farvelo sapere qua oggi in questo video. Non c'è in realtà molto da dire, o meglio ce ne sarebbe, ma qua oggi vorrei proprio veramente solo farvi sapere che esiste questo tipo di colorazione, questo tipo di pattern sulla piattaforma dei Combat Legion, perché sapete cosa sono i Combat Legion della SOD, giusto? Beh, per chi ancora non sapesse niente su questa divisa, intanto vi invito ad andarvi a vedere il mio video che ho realizzato sullo stesso identico taglio, sulla stessa identica capo sartoriale, praticamente sulla Combat Legion, appunto SOD Gear, però in colorazione HCS. Da quella divisa lì non cambia nulla, stessi materiali, stesso taglio sartoriale, stessi colori persistenti e poco deteriorabili, stessa elasticità, stessa mobilità, stesse tasche, stesse cose, tutto è identico, ok? Identico a quello che potrete vedere molto più nel dettaglio in quella recensione. Proprio tutte queste caratteristiche rendono questo indumento veramente lo stato dell'arte per quello che riguarda le divise da combattimento. E non, dico e non perché un mio collega maestro di scherma storica sa benissimo il perché, vero? In questo video quindi non mi dilungherò sulle caratteristiche particolari di ogni singolo elemento, potete andarvene a recuperare su quel video lì. Ok? Ma voglio soltanto confermarvi, da user navigato della Legion, ormai si tratta di più o meno 3 anni se non sbaglio che uso questi indumenti e in modo decisamente intenso, ragazzi, decisamente intenso, che potete andare a colpo sicuro, proprio ad occhi chiusi, senza pare. E ci tengo a sottolineare che non sono stato pagato dalla SOD o da chiunque altro per fare questa recensione, sono uno spontaneo amatore della SOD Gear, come diciamo in gergo, sono stato sodomizzato direttamente da questa azienda. Infatti non si riesce a descrivere a parole che cosa significhi indossare uno di questi capi e usarli. La differenza rispetto ad altre marche è veramente abissale. Qualcuno potrà dire UF Pro, sicuramente anche quella è una grandissima marca e fa dei capi molto molto belli, anche quella certamente, ma come lo dico già per i customizzatori di fucili di airsoft, per evitare di creare questi schieramenti a spada tratta, stiamo parlando di eccellenze, entrambe sono eccellenze, e prima di schierarsi le cose bisogna provarle e poi usare quella che funziona meglio per noi, punto e a capo. Ma come mi trovo io a utilizzare i capi della SOD, i pantaloni, le maglie, soprattutto i pantaloni, non ce n'è per nessuno. È la mia scelta definitiva, almeno per ora. Ragazzi, la loro elasticità nei punti chiave, ok? Qua sul sedere, quindi la mobilità che mi garantiscono, la vestibilità, il fatto che abbiano taglie sia per altezza che per larghezza, e quindi potete essere
alti e magri, così come bassi e magri, e avrete due misure differenti e viceversa ovviamente. E insomma, come non mi stancherò mai di dirlo, questi sono capi di alta sartoria e vestono e calzano come dei guanti. Fine della storia. Imbottiture estraibili a seconda dei gusti, sia sulle ginocchia che sui gomiti, tasche, taschine, accessi nel posto giusto, con il taglio giusto, sia per quando siete seduti o per quando siete in piedi, sia per quando avete una pistola, un cosciale o qualunque altra cosa, portacaricatori extra nei vari tasconi, accessi laterali alti, di tutto di più, tessuti tecnologicamente incredibili, questo jersey e tutte quelle che sono le parti elastiche che possono sembrare magari non un problema, non un filo, non una scucitura, non un filo mancante, non uno strappo. E vi sto dicendo che li ho testati veramente in tutte le condizioni: sole, bagnato, asciutto, caldo, freddo, rovi, non rovi, rami, alberi, scavalcamenti, non uno strappo, non un problema fino a oggi. Una cosa veramente, è la differenza di usare un capo normale o un capo ad alto livello dedicato. Questi sono degli oggetti veramente eterni. E ora ho anche questa meraviglia in versione Woodland. Bene ragazzi, non c'è altro da aggiungere per oggi. Se avete delle domande, delle curiosità, o se avete già questo tipo di capo o simile e volete far conoscere alla community il vostro pensiero, per favore qua sotto nei commenti lasciate i vostri commenti. Ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social, Satin Gaming su Facebook e Papa Oscar Terra 3 su Instagram. Ah sì ragazzi, ho dovuto aprire l'account TikTok, per cui anche lì metterò delle cose, insomma delle altre chicche. Va bene, basta così per oggi. Da PO3, da Sod Gear e dalla Combat Legio in versione Woodland è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.